Sì, mi ha scritto un amico. Come mai che sono spariti i lavori così d'amblà? All'improvviso ero lì che stavo lavorando, non ci sono più richieste, perché devi sapere che il mondo del voice over è una specie di palazzo in questo momento, no? Ha più piani. C'è il piano terra, dove ci sono quelli che iniziano, che si fanno le ossa, vengono pagati per fare dei piccoli lavoretti, ma imparano a farle. Poi dopo, man mano che si sono fatti le ossa, salgono e diventano sempre più bravi, quindi entrano negli ambienti un pochettino più, sì, salgono di piano, al secondo, al terzo piano, tanti piani, con le scale dentro, fuori, dappertutto. Ci sono anche le finestre, uno vuol prendere una boccata d'aria, apre la finestra, poi si può anche buttare di sotto, dipende dallo stato d'animo, capisci? È fatto così. E all'ultimo piano ci sono naturalmente i top voices, la crème della crème, quelli che infatti c'è una granaria là sopra, ma se lo possono permettere. Mentre in fondo si prende quello che arriva, testi improbabili, clienti improbabili, però intanto ti fai le ossa. E lì è sparito un po' tanto lavoro. Mi dicono così, sopra, perché non è la crisi, sopra non è sparito il lavoro. No, allora, è calato molto perché c'è gente là sopra che ha già aperto le finestre, sta per prendere una boccata d'aria e venire a vedere che cosa succede sotto senza fare le scale. Però, in realtà, nelle parti più alte c'è un giro un po' più ristretto di persone che, hanno creato delle squadre e con quelle sanno che vincono, quindi non le cambiano tanto facilmente, e poi ci sono un certo tipo di lavori, di prodotti che devono comunque essere fatti. Quel lavoro prosegue, mentre tutta la produzione più bassa, quella più spicciola, quella può anche saltare, perché in fondo scoccia un po' perché non ha fatto il filmato, però magari lo fa con i sottotitoli, va su TikTok, capito? C'è anche quello. C'è anche un cambio dell'uso dei social che incide nella produzione di queste cose che richiedevano una volta una voce, adesso forse no. E molto spesso arriva anche l'intelligenza artificiale che aggiunge quella ciliegina su questa bella tortina di merda che vi ritrovate in fondo all'ultimo piano terreno del palazzo del voiceover, perché parla bene. Cioè, se tu parli peggio della macchina, sicuramente sceglieranno la macchina, capisci? Se uno un po' smaliziato tecnicamente lo fa, prende, fa briga, scarica, fa 2 o 3 versioni e una buona ci sarà. Mentre se sei un pochettino più su, allora lì le cose possono anche cambiare, magari sì, si sente la crisi mondiale che c'è, la bomba atomica, quell'altro che si incazza, cioè quella roba lì arriva anche lì, ma non così tanto, capisci? Questo è probabilmente quello che incide nel settore dove ti trovi tu adesso. Come faranno, si domanda, i nuovi arrivati, quelli che devono imparare, se non possono farsi le ossa lì? Perché volete venire a fare voiceover? Cioè non avete un cazzo da fare, neanche un hobby, un'altra cosa, non vi piace fare un altro mestiere? I tortellini non li fa più nessuno a mano, cazzo, era un buoni... No, niente, vabbè. Quelli che entrano dovranno fare delle scuole, quindi ci dovranno essere degli insegnanti, scuole che insegneranno ai mestieranti a fare tutto il mestiere, ma dall'inizio alla fine, compreso realizzare i file audio, come si tagliano, come si mettono, perché il mondo del voiceover in home studio prevede anche quello, perché il fonico non c'è, a meno che non arriveremo a un giorno in cui ci sarà il fonico, potrebbe esserci anche questo. Allora, con le connessioni remote, lavori nel tuo studio, non sai fare editing, hai solo un microfono, una volta che hai sistemato la stanza, magari ti colleghi con uno che ti fa da fonico, lavora tutti i file e fate a metà dell'introito, sempre se trovi un lavoro che abbia senso economicamente, capito, che ti paghino sia il lavoro del fonico che il tuo, altrimenti devi fare da solo, perché chi fa da sé fa per 3. E poi le agenzie, quelle che di collocamento, diciamo, no, delle voci, dove le trovi tutte sopra con il loro demo, il numerino, eccetera, e quelle probabilmente non potranno più ospitare 150 voci così che sembrano abbastanza brave. No, dovranno caricare voci veramente belle, brave, devono essere tutte migliori della macchina, quindi magari avranno 2 sezioni, la macchina da una parte e dall'altra parte invece la voce umana. Poi molti si venderanno in doppia veste, artificiale e umana. Ipotizzo, quindi il bravissimo che è umano e la macchina che fa la macchina. Sempre ipotizzando. Però a questo punto, se rimangono pochi umani molto bravi, varranno di più. Oppure non varranno assolutamente niente, perché saranno tantissimi quelli bravi, tutti lì a dire lo faccio io, e quindi il prezzo del prodotto calerà perché c'è troppa offerta. Secondo me qualcuno cadrà dalle scale, ci saranno degli incidenti, per diminuire il numero, sai, quelle cose che accadono nelle migliori famiglie. Poi dice che noi siamo spaventati e che abbiamo paura che l'AI ci porti via il lavoro. Ma che cazzo stai dicendo? Non è quella la paura, assolutamente, è solamente che non sai come affrontare il cambiamento, perché l'AI è solo uno
degli aspetti. C'è l'AI, c'è il cambio di economia e poi ci sarà anche un cambio di utilizzo dei prodotti multimediali che noi facciamo, quindi alcuni prodotti continueranno ad essere fatti, altri passeranno altrove, di conseguenza serviranno nuove competenze per fare questo mestiere. Certo, alcune resteranno assolutamente, perché se sai fare voice over lo sai fare bene, o se sai fare il doppiatore, quello è un mestiere che andrà avanti ancora per un bel po'. Un problema di questo genere l'avevano vissuto per esempio diversi anni fa quelli che avevano le sale di registrazione, quando sono nati gli home studio. Adesso sono nate le intelligenze artificiali che generano delle cose che sembrano quasi vere, cioè tu ascolti una voce artificiale e dici ma chi è questo? È una macchina. Una macchina farà delle cose. E poi c'è quell'altro che ti dice che l'AGI arriverà domani e ti dice che cazzo è l'AGI? È l'intelligenza superiore che è superiore a quella umana. È una macchina. Cioè voglio dire, una macchina è una macchina, tale è, non è certo intelligente né superiore a un essere umano. Certo, ci sono degli esseri umani che sono effettivamente discutibilmente sotto al livello della macchina, ma stendiamo un velo pietoso. Comunque, se conosci il passato, tu puoi affrontare il futuro e sbagliare di sicuro. E in effetti che cosa accadrà? Abbiamo detto che probabilmente ci saranno dei cambiamenti notevoli anche nell'utilizzo dei prodotti multimediali, di come si ascolta la radio, la TV. Ci abitueremo a certe cose, di conseguenza sentiremo molte più persone che utilizzano questi sistemi generativi. Per noi che facciamo voice over, terribili, bruttissimi. Perché usate quella roba? Perché gli fa comodo. E ci stiamo lamentando. E soprattutto vorremmo minacciare quelli che lo fanno e dirgli: se usi un sistema di intelligenza, ci metti la mia voce, ti faccio un culo così. Però il giorno in cui capiterà che mentre tu stai lavorando il tuo cliente ti dice: scusa, l'altro giorno abbiamo fatto una correzione, non ti abbiamo disturbato. Perché? Era alle 4 di mattina, dovevamo fare una correzione, allora c'era lì, abbiamo preso la tua voce, l'abbiamo messa su un server di intelligenza artificiale, abbiamo clonato un attimo la tua voce per rifare quella frase e poi dopo l'abbiamo mandata via perché il cliente aspettava. E tu vorresti... In che senso? Perché l'hai fatto? Perché l'hai dato in pasto la mia voce a una macchina che poi dopo la copia? Come dici? No, niente, un attimo, c'era un po' di interferenza. Ah sì, quindi avete caricato la mia... com'è venuto il file? Me lo mandi? Che sono curioso, non ho mai sentito quella roba lì. E quello ti manda il file e tu senti una differenza abissale tra quello che avevi fatto tu e quello che ha fatto la macchina. Ma non in bene, in peggio. Non che tu abbia fatto peggio, ha fatto peggio la macchina, naturalmente, perché tu senti la differenza, il cliente non se n'è accorto, quindi dici: ma se non sente questa differenza, allora potrebbe mollarmi domani? Sì, però te lo facevo io, gli dici. L'avrei fatto io, ma alle 4 di mattina, no, stesso, io alle 4 sono sveglio, ma ti potevo chiamare? Sì, telefonami, se alle 4 di mattina tu stai lavorando, devi fare una consegna, sai un pezzo della mia voce. Tu chiama, io sono sveglio, ma veramente, ti posso, guarda che la prossima volta ti tranquillo, chiamami e non usare questa roba qui perché si sente la differenza. Si sente la differenza? Sì che si sente la differenza. È come quando quei due vedono la cioccolata per terra. Ma è cioccolata? No, è cacca. No, dai, è cioccolata, è anche piccante. Sì, chissà cosa avrà mangiato quello che l'ha fatta ieri sera. Capito? Quindi bisogna farci i conti ormai. Questa tecnologia è qui per restare. Prima o poi sarà verticalizzata direttamente, cioè inserita all'interno dei sistemi di montaggio audio e video. E tu scriverai la parola e quello ti andrà a copiare la voce che c'era prima, la tua molto probabilmente, e l'ha già fatto Adobe diversi anni fa. Non è che sia una cosa nuova, è solo che prima o poi la faranno entrare lì quando si saranno messi d'accordo sulle regole, perché per adesso puoi farci delle cose che sono anche molto discutibili e le licenze ci sono, non ci sono. Noi combattiamo perché vorremmo che ci dessero qualcosa, qualche garanzia, ma non so se le avremo perché i nostri stessi clienti non gliene frega un cazzo, lo usano e basta. Quindi se tu caricano il file, ti generano la voce. Quindi dovremmo fare i conti su questa cosa ed essere sicuramente migliori delle macchine. Vabbè, ma quello non è che sia un problema, devi essere migliore di una macchina. Se tu dici migliorerà la macchina al punto che no, dietro una voce c'è un essere umano. Che cazzo, secondo te veramente cioè è morta la macchina, è una cosa morta. Ci devi mettere un essere umano che poi muova le levette affinché quella macchina suoni come un essere umano. Potrà anche accadere, ma sai che palle, cioè tu hai studiato tutta la vita per interpretare bene, fare passare i messaggi e quello arriva che non ha mai fatto un cazzo e usa una voce artificiale e la fa suonare come la tua. Ti girerebbero molto le palle. Quindi diciamo che questa cosa non accadrà mai. Ma comunque l'importante è fare una cosa che ti piace fare, farla sempre al meglio, metterci tutto l'impegno possibile e possibilmente farsi anche pagare. Perché no?